Ciao a tutti, voglio fare un video di Italki perché 6 mesi fa, più o meno, ho fatto un video come una recensione di Italki, come la mia esperienza con usando Italki per un anno, quindi ormai un anno e mezzo più o meno. E qualcuno mi ha chiesto di provare a parlare nella lingua che sto imparando con Italki. E italiano ovviamente, siccome sto facendo questo video in italiano. Italiano è la lingua che sto imparando il più con Italki. También tal vez debería hablar en español un poquito porque uso Italki para aprender español, pero quiero hacer este video en italiano más o menos porque quiero mostrar mi nivel de italiano más de español porque, en mi opinión, no he mejorado tanto con español porque al inicio, como hace un año, casi 2 años, más o menos, sí, mi nivel de español es casi igual, más o menos. E por esta razón quiero hacer este video in italiano. Sì. Allora, all'inizio di usare Italki ho avuto un livello di B1 in italiano e anche con lo spagnolo ho avuto un livello di B1 e adesso in spagnolo ho un livello di B1 più o meno, forse vicino a B2 ormai, non lo so, è un po' difficile per me giustificare questo in un senso e per vedere tipo, non lo so, il mio livello veramente non lo so. E per questo con italiano è un po' diverso perché adesso ho un livello di C1, C2, ho fatto l'esame di CILS C2, ho superato questo esame parzialmente, quindi ho passato 2 parti, però ho bocciato 3 parti, quindi non lo so il mio livello, è anche un po' difficile per me giustificare questo, però volevo provare a parlare in italiano per 3 minuti più o meno, non lo so esattamente, perché volevo mostrarvi, tipo, non solo il processo, però non so che cosa ho imparato con Italki, perché non so, quando voglio usare un prodotto o un servizio è molto importante leggere le recensioni, e per questo con il mio primo video non vi ho mostrato tipo la mia conoscenza dopo usare Italki e forse questo non è una buona idea, forse ho dimenticato completamente, ovviamente ho fatto così, però adesso sì, volevo fare questo video per mostrarvi e anche voglio dire che non ho usato solamente Italki per raggiungere un livello di C2 o C1, non lo so, perché ho usato altre risorse come i libri di testi, i libri normali, diciamo, non lo so, podcast, non lo so, esercizi per imparare, memorizzare, vocabolario. Ho usato tantissimi metodi diversi. Volevo dire differente, però no. E con Italki però, sì, ho usato Italki il più, probabilmente, e sì, mi piace Italki un sacco, perché è molto utile per me, perché dove vivo e anche a questo periodo
della nostra vita in quarantena. È probabilmente più o meno difficile praticare parlare, e per questo italki può essere molto utile per quelli che vogliono migliorare la pronuncia, l'accento, tantissime cose così, e in generale con la mia pronuncia. So che non è perfetto, so bene questo, però per me era molto utile per questo, perché 2 anni fa, quasi 2 anni fa, non ho avuto un buona pronuncia della lingua o accento, tipo c'erano tantissime cose che non ho potuto fare e adesso posso fare grazie ai miei insegnanti da italki. Quindi sì, I would say italki is definitely great to use for these reasons. I also want to mention that this video is not sponsored whatsoever. I just really, really like italki. So if you have any questions, you can ask me, but I'll try my best to answer. I don't work for italki. I'm not associated with them. I just wanted to give you my honest opinion and feed off the other video I made because there were some follow-up questions and I didn't really show like what I could do after using italki. So thanks for watching, and of course, if you have any questions, leave it in the comments, or if you want to see certain videos in the future for this channel, let me know also in the comments. Thanks. Ciao, ciao.